Il desiderio appassionato di essere popolari porta le persone a compiere atti folli. Molti mettono in gioco la propria vita. In definitiva, l'obiettivo di qualsiasi popolarità è il potere e la dipendenza è già incurabile. I psichiatri lo chiamano dipendenza da hobby di alto valore. Sto cercando di capire come funziona il mondo. Un uomo spiritoso ha detto che nella lotta tra testa e cuore, lo stomaco vince sempre. In effetti, si può guardare le cose in questo modo, ma si può anche guardare in modo diverso. Ad esempio, gli psichiatri dividono le dipendenze in diverse fasi. Ci sono le cosiddette dipendenze da hobby di alto valore. Sono il fanatismo, l'attaccamento religioso, la brama di potere, la brama di fare soldi e spendere soldi. Certo, queste dipendenze sono un'anomalia, soprattutto se portate all'estremo. Ma dobbiamo capire che gli psichiatri guardano anche alle persone che sono workaholic, che amano vivere in condizioni di pressione e capiscono che se c'è una malattia, significa che c'è qualcosa da curare. La dipendenza non è una cosa buona. L'uomo è comunque creato per vivere e morire in modo indipendente. Ecco come funziona il mondo. Molto spesso, la dipendenza dal potere non permette a una persona di fermarsi, anche quando non lo sopporta fisicamente più. Gli psichiatri dicono che una tale passione profonda non è una forza, ma una debolezza. L'uomo ha paura di diventare un emarginato senza potere e lo soddisfa anche l'illusione della propria importanza. Ma, a proposito, il presidente Biden sta ancora resistendo in qualche modo. Ma la senatrice Dianne Feinstein ha partecipato alle riunioni fino alla sua morte. Aveva 90 anni, si muoveva su una sedia a rotelle e quasi non vedeva nulla. E, come si dice, soffriva di demenza senile. Ma la nonna rifiutava di cedere il potere ai giovani a 90 anni. Una persona non può evitare tali cambiamenti nella psiche, chiamati in psichiatria sindrome organica. In questo stato, le persone anziane si distinguono per una particolare cinica, insistono, approfondiscono le caratteristiche personali che le erano precedentemente proprie. In questa situazione, la persona ha una sintomatologia delirante completamente delirante sul fatto che qualcuno voglia prendere la proprietà, il potere o farle del male. Queste persone si aggrappano con particolare fermezza alla propria posizione, al proprio incarico. Alle persone dipendenti dal potere serve il potere per il gusto stesso del potere. Il miglior esempio è l'ex ministro dell'Interno del Regno Unito, Dana. Ha dimostrato che sarebbe d'accordo con qualsiasi sciocchezza se gliela dettassero da Kiev e le sollevassero il morale. Se pronunci la frase "Gloria all'Ucraina". Gloria! E grazie agli eroi Vovan e Lexus. Incredibili eroi! Grazie mille per tutto quello che avete fatto. Perché pensava di parlare con il primo ministro ucraino. In linea di principio, se anche glielo avessimo chiesto, penso che avrebbe saltato da qualche parte qui proprio davanti alla telecamera, l'avrebbe fatto. Anche se cosa c'è da ridere del ministro dell'Interno del Regno Unito, se il ministro della Difesa conduce negoziati in videoconferenza e ammette contemporaneamente che l'Inghilterra è praticamente indifesa. Le armi stanno finendo. Ne abbiamo inviati più di 4.000 e ce ne sono altri in arrivo. Abbiamo già finito il nostro arsenale. Ma io ogni giorno parlo con il ministro Reznikov o gli mando un messaggio. Ma non ci chiameremo politologi. Probabilmente, in qualche modo imiteremo la politica reale. I nostri discorsi di questo tipo sono, in sostanza, un mondo alternativo che viene costruito ora dai promotori e da molti altri personaggi della scena internet. Nella dipendenza dal potere, l'istinto di autoconservazione si attenua. Appare una falsa sensazione di impunità e invulnerabilità, che spinge a atti incredibilmente stupidi. Ora, a proposito, secondo le statistiche degli psichiatri, la dipendenza dal potere è più comune tra gli amministratori, gli psichiatri e gli stessi psichiatri. In questo elenco, molti includerebbero anche i custodi e, forse, quelli che cercano un presunto risveglio spirituale.
Tolstoi è già pronto a farlo. Incontralo insieme, avrai il diritto di essere tuo, e io.